Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo Sbaraglio. Oggi vi propongo la piastrella che ho utilizzato per la realizzazione della borsa con le rouge. Come vedete, poi nella miniatura si vede bene, ho arricchito la mia borsa sia con una catena per portarla a tracollo che ho fissato col lago. Poi ho messo una chiusura per fissarla meglio e quindi per essere meno aperta e appunto ho utilizzato questa piastrella per la realizzazione della stessa. Ne ho montate 4 per il davanti e il dietro e 2 per il fondo e per i laterali. Vediamo un po', una volta costruita diciamo, il nostro lato, in questo caso una delle facciate, sono andata a ripassare poi le 4 mattonelle con 2 giri per completarlo, perché le piastrelle mi risultavano leggermente più piccole della facciata. Una volta cucito il tutto, sono andata a decorare appunto il bordo con delle rouge e poi ho fatto diciamo con le maglie basse, ho rivestito questa parte della borsa. Si tratta appunto di una scocca in juta con i manici in bambù. Spero l'idea vi piaccia, vediamo come si realizza la mattonella per questa borsa. Allora, innanzitutto cosa mi serve? Una scocca, scegliete voi, io avevo questa in juta con i manici in bambù e quindi l'ho voluta realizzare un po' preziosa. Del cotone, siamo in estate, la facciamo in cotone, un uncinetto, io ho utilizzato un uncinetto del 3, se volete appunto il bottoncino di chiusura e una catena se vi piace con la tracolla. Io l'ho fissata, adesso deciderò come indossarla a spalla oppure a mano, dipende un po' dall'utilizzo. E un paio di forbici per poi incollare e fissare le nostre piastrelle alla borsa di juta. Io innanzitutto cerco di fermarla decentemente, diciamo così, dopo aver stirato il tutto con della colla a caldo, se non che poi cucita con il filo da pesca, il filo di nylon. Partiamo con la nostra mattonella. Allora, innanzitutto monto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, chiudo il mio piccolo cerchio e mi alzo con 3 catenelle che fungono da prima maglia alta, una catenella, vado a lavorare all'interno del cerchio 7 maglie alte, dobbiamo ottenere così 8 punti in tutto, cioè comprendendo anche le 3 maglie alte. Siamo alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta maglia alta, settima maglia alta, l'ottava è quella che corrisponde alle 3 catenelle, le ricontiamo per essere sicuri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne manca ancora una, 8. Ok, noi dobbiamo da un cerchio arrivare a un quadrato, quindi noi abbiamo sempre bisogno di multipli di 4, quindi riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Catenella, chiudo con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali. Scusate se c'è il rumore, fa caldo, la finestra aperta. Adesso dobbiamo andare a raddoppiare questi punti, quindi da 8 sottostanti ne devo creare 16. Mi alzo con 3 catenelle più una, quindi 4 catenelle, vado nel centro della catenella, faccio la prima maglia alta
In questo modo poi vado nella prima maglia alta. Io ho detto seconda, in realtà la prima è rappresentata dalle 3 catenelle, maglia alta, catenella, vado al centro e faccio maglia alta, catenella, maglia alta qui. Quindi il secondo giro è costituito proprio da queste maglie alte. Una va presa nel punto sottostante, l'altra al centro nella catenella di separazione. In questo modo dovrò ritrovarmi con 16 spazi, quindi da 8 del primo giro adesso arriverò a 16 spazi. Ok, allora qui, poi andiamo qui, ancora un'altra, catenella, vado qui, poi qui, faccio maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Allora, i giri di lavorazione sono veramente pochi, si fa velocemente la mattonella. Ok, catenella, 1 2 3, chiudo. A questo punto la parte centrale del rosone è completa. Adesso devo andarmi a creare delle noccioline sui fori che ho creato. Cosa faccio? Con una maglia bassissima entro al centro, qui, salgo di 2 catenelle, poi vado a lavorare 4 maglie alte, però lavorate a metà perché poi le chiudo tutte insieme. Sono alla quarta, chiudo insieme, faccio 3 catenelle, 2 3. Quindi in questo terzo giro la lavorazione sarà costituita da una nocciolina composta da 4 maglie alte, 3 e 4, e da 3 catenelle di separazione, 1 2 3, passo qui e faccio le mie 4 maglie alte. Primo pezzo preso a metà, 3 4, e poi chiudo 3 catenelle, 2 3, vado qui e nuovamente 4 maglie alte chiuse a metà, che poi vengono chiuse insieme per realizzare la mia nocciolina. Devo continuare così per tutto questo giro, in modo da trovarmi alla fine con 16 noccioline. Ok, ci vediamo tra poco per continuare con l'altro giro. A tra poco. Una volta giunti alla fine del terzo giro, vado a montare le ultime 3 catenelle, vado al centro della diciamo della nocciolina del giro precedente, e chiudo con una maglia bassissima. Con un'altra maglia bassissima vado al centro qui. Adesso è il momento di squadrare. Allora salgo con 3 catenelle e vado a montare un'altra maglia alta qui, poi passo nell'altro spazio di 3 catenelle, faccio il primo angolo costituito da 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, 2 3, di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, passo nello spazio accanto. Quindi il nostro angolo in pratica viene lavorato su 2 fori ed è costituito in pratica da
che cosa? 4 maglie alte con 3 catenelle qui, vedete, ve lo faccio vedere così che si vede meglio, e quest'altro. Adesso questo rappresenta il centro del giro, metto una catenella, vado qui e monto 3 maglie basse. La parte centrale del nostro giro sarà costituita da 3 maglie basse, catenella, vado qui, 2 maglie alte, vado nel foro accanto e faccio nello spazio accanto 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 maglie alte, ok, 1 e 2. Vado poi nello spazio successivo, ripeto queste mie 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, vado al centro qui e metto 3 maglie alte, 3 maglie basse, scusate, ripeto, catenella, vado accanto, faccio le prime mie 2 maglie alte, vado ancora accanto, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte, in questo modo 1, 2, 3, 2 maglie alte. È molto veloce come lavorazione di questa mattonella. Fatta la prima si fa velocemente la seconda, cioè la terza e così via, altre 2, poi catenella, vado qui e mi monto 3 maglie basse, una catenella, vado accanto, altre 2, 1 e 2, poi vado qui, 2 maglie alte, 1 e 2, con 3, 2, 3, qui altre 2. Sto continuando con voi perché veramente è abbastanza semplice come lavorazione, quindi sono quasi arrivata già alla fine del giro. Catenella, vado qui e ho 3 maglie basse, 1, 2 e 3, catenella, sono giunta a questo punto, vado a chiudermi con una maglia bassissima in questo pezzetto. Adesso cosa succede? Che devo andare ad aumentare il numero di maglie negli angoli in questo modo. Allora mi sono agganciata alla terza, faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, vado nella seconda, ne faccio ancora una, nella terza ancora una, nella quarta ancora una e vado a rimettere nell'angolo altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, vado ancora qui, monto altre 6 maglie alte. Questa volta quindi il nostro angolo sarà costituito da 6 maglie alte e 3 catenelle di separazione, ok? 2, un attimo, quindi le prime 4 vanno montate su quelle del giro precedente, in pratica l'aumento si fa nell'angolo. Adesso cosa succede? Succede che io devo andarmi a continuare l'angolo qui, in questo caso monto 5, 2, 3, 5, no scusate 3, 5 sono nelle, pardon, 3 catenelle, vado qui, chiudo,
cosa faccio? Nella maglia bassa centrale del giro vado a chiudere con 3, con una maglia bassa, 1 2 3, e vado a lavorarmi di nuovo le mie 6 maglie alte che fanno mi creano la prima parte dell'angolo, ok? 2. Questo è il penultimo giro, quindi io direi di continuare insieme la lavorazione, perché poi nel giro conclusivo le catenelle devo aumentarle, perché poi quando io vado a bloccare insieme, a cucire più che bloccare insieme le varie mattonelle, ho bisogno proprio diciamo gli spazi delle catenelle per bloccare la lavorazione, per cucire insieme tutto quanto. Siamo a 4 5 e 6, poi faccio 3 catenelle, vado in questo pezzo centrale, mi chiudo con una maglia bassa, altre 3 2 3, vado sui laterali, faccio l'angolo, 1 2, a fine giro ve la appoggio in piano per farvela vedere, perché lavorando mi sono dimenticata di farvela vedere distesa la piastrella, la mattonella. Se volete, adesso che faccio le ultime 2 maglie alte del lato, vi faccio vedere la forma che sta assumendo. Ok, questo è quello che dovremmo andare a visualizzare in questo momento. Come dicevo, continuiamo insieme la lavorazione, perché 2 3, vi faccio vedere che nell'arco di poco tempo si può realizzare veramente in 20 minuti scarsi una mattonella, soprattutto dopo aver memorizzato i vari passaggi. Quindi poi ditemi voi quanto tempo impiegate, se volete lo scrivete sotto nei commenti, scrivetemi quanto tempo impiegate per realizzare una mattonella. Diciamo che questo tipo di lavorazione è carina soprattutto da fare con le mattonelle, ad esempio per chi lavora, perché magari quando abbiamo quella mezz'oretta libera per il nostro passatempo preferito, riusciamo a creare qualcosa di completo, perché a volte veramente quando ci troviamo in mano dei lavori molto lunghi, non abbiamo tempo, siamo super impegnate durante il giorno, diventa poi frustrante non veder terminare il nostro lavoro. Questo è fatto proprio per chi appunto come me, perché purtroppo per fortuna, soprattutto per fortuna, questo è un hobby, perché io ho un lavoro a tempo pieno, quindi diciamo lo faccio proprio nei ritagli di tempo, l'uncinetto, con molte diciamo con molte imperfezioni, però questo non mi ha tolto la voglia di condividere con voi i miei esperimenti più che lavori. Non sono un'artigiana, quindi non aspettatevi la perfezione. Allora, una volta terminato questo giro, siamo qui. Ok, vado a chiudermi sulla terza delle catenelle iniziali. Questo è l'effetto del penultimo giro. Come vedete, molto graziosa, sarebbe bello anche utilizzare più colori. Adesso cosa faccio? Mi incammino con una maglia bassissima, ancora salto le prime 2 maglie alte del giro precedente e vado a lavorare qui nella terza, perché il mio angolo questa volta sarà costituito da
6 maglie scusate, 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte, e vi spiegherò il motivo. Intanto facciamo le prime 3 catenelle. Poi abbiamo detto che dobbiamo comunque, ho detto una sciocchezza ancora una volta, perché in realtà fatte le prime 4 maglie, ok, che coprono questo pezzettino, devo andare a fare di nuovo altre 2 maglie alte qui nel centro dell'angolo. A questo punto, invece di montare solo 3 catenelle, ne devo montare 5, perché aspettate, le rimetto, perché parlando 1 2 3 4 5, perché queste catenelle mi serviranno poi successivamente per andare a collegare i vari pezzi, le varie mattonelle. Continuo con i laterali, quindi l'angolo è costituito da 2 4 6 maglie alte, 4 lavorate sul giro precedente, saltando 2 maglie alte faccio 4, aggiungo 2, 5 e poi metto 2 e continuo qui. Abbiamo ancora 4, 5, scusate, faccio scorrere il filo, e 6. Anche questa volta qui io devo andarmi a creare degli archetti costituiti da 5 catenelle. Allora faccio 5 catenelle, vado nel primo spazio, faccio una maglia bassa, altre 5, 2 3 4 5 nell'altro spazio, 5 1 2 3 4 5, filo sull'uncinetto 1 2, vado qui e monto 6 maglie alte, 1 2 3 ok 4 5 6. Allora, perché 5? Perché quando ci ritroviamo a dover unire 2 mattonelle, cosa farò? 2 catenelle. La terza sarà una maglia bassissima presa nell'angolo dell'altra mattonella, e quindi ho bisogno di 5 catenelle, perché 2, poi mi servirà una per agganciarmi più altre 2. Vado a lavorare 6 maglie alte, 2 nell'angolo, 3 4 5 e 6. Allo stesso modo, cioè non basta agganciarsi solo con un angolo all'altra mattonella, ma dobbiamo anche agganciare che cosa? I laterali. Come faremo? Logicamente adesso non si vede, però quando avremo 2 mattonelle, devo andare a montarle lateralmente. Nella parte centrale farò 2 catenelle, la terza sarà una maglia bassissima agganciata nell'altra mattonella, e poi proseguirò con altre 2 per andarmi a chiudere qui. Quindi questo tipo di mattonella sarà unita appunto nel lato, nell'ultimo giro. Io preferisco altamente. La stessa cosa faremo qui. Siamo nella zona centrale. Cosa farò? Andrò nell'altra mattonella, montare 2 catenelle, mi aggancio qui, no, e quindi faccio la terza catenella, rimetto altre 2, ok,
e chiudo qui. La stessa cosa, 2 catenelle, se ho la mattonella da cucire insieme mi aggancio di nuovo, qui sostituisco con 3, 4 e 5, poi salto 2, 1 e 2, vado qui e monto 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Nei laterali, logicamente, se io faccio finta di dover agganciare questo lato a un'altra mattonella, farò la stessa cosa, 6 maglie alte, 2 catenelle, la terza mi serve per agganciarmi all'altra, quindi qui la lavoro tranquillamente, metto altre 2 e finisco il mio angolo, ok? E si continua così per tutto il giro. 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E continuo in questo modo per tutto il mio giro. Ci vediamo alla fine della mattonella, così vi do altre indicazioni. A tra poco. Arrivati a questo punto la mia mattonella è finita, taglio il filo, lo fermo. Adesso ve la faccio vedere sulla borsa, ok? Allora, questo è quanto, questa è la mattonella, in base logicamente all'uncinetto, al filato, alla vostra mano cambierà la misura sicuramente, quindi io misure preferisco non darvele, cioè non posso dirvi lavorate come faccio io o meno. Allora, vediamo un pochino, vi faccio vedere quello che vi ho spiegato nell'ultimo giro. Quando io qui, vabbè, c'è la rouge che non fa vedere bene, però cosa succede quando io vado ad agganciare le mie mattonelle? Cosa faccio? Lavoro 2 negli angoli, la terza catenella mi serve per agganciarmi, continuo la lavorazione fino ad arrivare dove devo rifare le mie 5 catenelle qui. Quindi 2, mi aggancio con una maglia bassissima, altre 2, lavoro la maglia bassa, di nuovo 2, maglia bassissima, 2, maglia bassa qui. Cosa succede? Che in questo modo io vado a creare questo lavoro che a me piace tantissimo, questa traforatura quasi a forma di alveare, bella, spaziosa, larga e così via. E così continuo. Come vi ho detto, io poi nel momento in cui, infatti qui si vede, nel momento in cui sono andata a montare le mie 4, mi sono resa conto che avevo bisogno di un altro pochino di lavorazione. Sono andata a prendere il blocco delle 4 mattonelle e sono andata a montare un giro di rifinitura. Ho ripreso la lavorazione della mattonella, quindi negli angoli, vedete, qui forse, eccola qui, nell'angolino, vedete, ho ripreso le mie 6 maglie alte, ho mantenuto le 5, qui ho fatto di nuovo degli archetti da 5 maglie, quindi diciamo che nel bordo e sotto la rouge ci sono più c'è la ripetizione dell'ultimo giro. Allora, io ho deciso di decorare, anche perché questo mi serve anche un pochino per camuffare le imperfezioni durante la cucitura, perché come vi ho detto io in realtà sono una, diciamo, un'uncinettina per caso, lo faccio soltanto per il piacere di farlo e quindi come tale posso sbagliare. Ho messo delle rouge. Cosa ho fatto? Nel momento in cui sono andata a cucirmi tutti i pezzi, poi nella parte centrale per coprire la pattina della borsa ho rifatto una pattina con la maglia bassa, ma andava benissimo anche
lasciata libera, perché bene o male abbiamo una borsa in juta. Io ho scelto una tonalità di colore molto sobria, quindi poteva essere lasciata libera. Sono andata a fare giri di andata e ritorno di maglia bassissima, poi ho cucito, faccio vedere sperando, ho cucito all'interno, vedete qui sotto, qui si vede un po' meglio, ho cucito che cosa? La pattina, per appunto togliere un po' le imperfezioni e dare più un gusto barocco alla mia borsa. Sono andata a crearmi le rouge. Le rouge non sono niente di più semplice da fare. In ogni punto sono andata a lavorarmi 5 maglie alte. Questo cosa significa? Che nel momento in cui io per ogni singolo punto di base vado, qui forse si vede un po' meglio, vado a montare 5 maglie alte, si crea un assembramento. Questo assembramento fa sì che la lavorazione non resti lineare, ma si arricci. E quindi questa è la spiegazione delle rouge. È un po' come la pallina di Natale che ho fatto, la pallina pomposa, ellittica, no ellittica, comunque c'è una pallina natalizia fatta proprio con questa tecnica sul mio canale, cioè nel momento in cui io vado la pallina iperbolica, ecco, non mi veniva il termine. Nel momento in cui io vado a montare un numero eccessivo di punti su una maglia di base, mi si crea l'arricciatura. Questo è il concetto principale. È un po' lungo da fare, quindi armatevi di pazienza. Al massimo si poteva pensare di anche di trovare una decorazione tipo un nastro particolare per bordare questo pezzo, in modo da non far vedere le imperfezioni nella cucitura, perché appunto le cose artigianali secondo me hanno il loro fascino proprio perché non sono precise come quelle realizzate a macchina. Comunque, se il progetto vi è piaciuto e vi piace la mia borsa rouge, la chiameremo così, borsa con le rouge, mettete un like, iscrivetevi al canale e aspettatemi per un prossimo tutorial. Alla prossima, a presto e buona creatività!